Io le ho proposto di sposarmi nel deserto, nel sud del Marocco, perché in realtà nella mia vita ho vissuto lunghi periodi nel deserto del Sahara. Ci siamo spostati in Marocco 9 anni e mezzo fa, cominciando direttamente, siamo arrivati, abbiamo posato le valigie, abbiamo preso in mano la casa. L'avventura in Marocco è nata con il Riad Le Clos des Arts e noi ci siamo ritrovati a gestire questa piccola struttura. Massimo e Giorgina, e ci siamo incontrati nel giardino di casa mia in Tanzania, a Dar es Salaam. Lei era ospite di una ragazza che era mia conoscente e io a prima vista praticamente mi sono innamorato. Massimo l'ho incontrato al mio arrivo in Tanzania, ero appena arrivata nel paese per lavorare in progetti di cooperazione, di cooperative di microcredito di donne. Giorgina viveva nel sud della Tanzania, vicino al confine con il Malawi, mentre io ero a Dar es Salaam, la capitale economica della Tanzania, sulla costa dell'Oceano Indiano. Questo incontro ha un po' poi modificato le mie scelte, mi sono spostata a Dar es Salaam per lavorare sempre attraverso le Nazioni Unite in progetti di sviluppo. In realtà nell'arco di quanti? 6 anni. 6 anni ci siamo ritrovati con valigie in partenza per Marrakech, dove abbiamo iniziato insieme questo progetto. L'avventura in Marocco è nata con il Riad Le Clos des Arts e noi ci siamo ritrovati a gestire questa piccola struttura di 9 camere e riceviamo ospiti da tutto il mondo. Li riceviamo con una filosofia di ricevere in casa ospiti per far conoscere loro e far scoprire loro questo Marocco che tanto ci ha affascinato e che tanto continua a piacerci, e lo facciamo cercando di dare loro quelle chiavi necessarie a capire un po' di più della cultura, a capire un po' di più dei comportamenti delle persone, delle abitudini e delle differenze, e accettarle. Marrakech era una città di mercanti da 1000 anni, quindi l'abitudine a interagire con altre popolazioni, sulla costa del Marocco, sulla costa atlantica ci sono insediamenti dei portoghesi, degli spagnoli. Marrakech è diventato un importante centro di scambio a partire dal 1300-1400. C'erano le mercanzie che arrivavano dal Mali, il sale, l'oro, e poi era una comoda rotta sull'Atlantico, sul Mediterraneo, per cui la gente è abituata e aperta. Nonostante questo, una delle cose più affascinanti che penso Marrakech possa offrire è queste tradizioni a cui la gente del posto rimane attaccatissima. Il loro modo di vestirsi, il loro modo di far festa, il loro modo di comportarsi. E la genuinità. Sì, umani in una maniera fantastica. Il povero aiuta il più povero, tutti ci si aiuta, il traffico caotico, però con un saluto, un gesto di scusa, nessuno mai si arrabbia. Noi viviamo una condizione privilegiata qua. Il Marocco ha una cultura di base comunque mediterranea e offre tantissimo sia dal punto di vista culturale, di monumenti, ma anche di una cucina ricca di sapori, le spezie, e quindi ai nostri ospiti cerchiamo anche di far scoprire i gusti della cucina marocchina. Una cucina tradizionale, genuina, poi diamo anche qualche tocco, un'influenza italiana nella cucina marocchina, poi cerchiamo di proporre anche delle esperienze
che fanno parte delle abitudini locali, fare una bella hammam o andare a visitare le zone al di fuori di Marrakech, dove ci sono i villaggi berberi, fare delle passeggiate nelle vallate dell'Atlante. Ci sono tantissimi bei posti anche attorno a Marrakech e a noi piace farli scoprire. Una delle cose che mi ricordo Giorgina mi chiese fu quella di continuare la nostra vita di nomade. Io probabilmente sarei rimasto ancora a lungo in Tanzania, però Giorgina, che è un architetto, voleva un po' più di storia, un po' più di pietre. Il mio arrivo in Africa è stato casuale, perché io ero pronta per partire per l'Asia, per specializzarmi sull'Asia, e poi abbiamo iniziato questo progetto insieme. Africa per me è una fetta importante della mia vita, perché io ci ho trascorso gli ultimi 33 anni dei miei totali 56, per cui non so se si chiama mal d'Africa, però sicuramente l'atmosfera, l'energia che si vive in questo continente è speciale e mi ha sempre attirato e continua a attirarmi. Io ho avuto la fortuna di conoscere l'Africa da quando ero giovanissimo. Sono andato con i miei genitori la prima volta in Tanzania che avevo 10 anni e rimasi folgorato, per cui nel retro della mia testa c'avevo quest'idea che sarei potuto andare a vivere, a lavorare e a vivere esperienze in paesi africani e così ho fatto. Questo è il mio paese, penso, numero 10. E il destino ha voluto così, ha voluto che io partissi per la Tanzania, che incontrassi Massimo e che poi insieme ci buttassimo a fare diversi progetti insieme. Il Marocco è un paese che offre grandi incentivi a chi investe e a chi crea posti di lavoro. Una delle cose piacevoli qui, ad esempio, è che per praticamente la prima decina d'anni di attività il governo ti esenta da qualsiasi tassa e dai contributi sulle persone che lavorano nell'ambito della società, con un regolare contratto con l'assicurazione. Quindi, ad esempio, ti danno la possibilità di in qualche modo rientrare dell'investimento che fai graziandoti l'onere fiscale. Dopo la decina d'anni, dopo i passati primi 10 anni, comunque anche l'imposizione fiscale è relativamente bassa, parliamo di un 20% che siamo felicissimi di pagare. A livello di personale in questo paese non ci sono tante scuole, per cui in realtà devi avere la voglia e la pazienza di formare il tuo personale ai compiti previsti e Giorgina ad esempio si è presa tutta la parte, non so, ristorazione, camere. Noi gestiamo questo piccolo alberghetto che ha anche la licenza di ristorazione, ma che noi utilizziamo solo per gli ospiti della casa. Avevo il desiderio di partire sempre in un paese straniero, vivere in un paese che rimanesse esotico, dove poter fare un progetto insieme. E il Marocco rappresentava il perfetto compromesso, vicino all'Europa, però con una storia e una cultura molto presenti. E da lì abbiamo cominciato a studiare come potessimo sviluppare un progetto e quale progetto. Poi io ero qui in realtà in visita con le mie sorelle e mi sono detto che queste case, l'architettura araba, sicuramente avrebbe attirato Giorgina, che è un architetto, e quindi le proposi con un SMS e le dissi: cosa ne dici, Gio? Ristrutturiamo una di queste vecchie case a Marrakech e le convertiamo in un piccolo albergo, poi vedremo cosa ci inventeremo per le nostre necessità, no? per lavoro. Lei ha risposto nell'ambito probabilmente di 2 minuti dicendo sì, e quindi nell'arco di probabilmente 6 mesi sì. Ci siamo ritrovati invece con bagagli in Marrakech. Avevamo comprato il primo immobile e abbiamo iniziato questo nuovo progetto insieme di ricostruzione e gestione di una vecchia casa araba nella vecchia città, che era anche in linea con lo sviluppo turistico del paese. C'è da dire, non eravamo i pionieri, ce n'erano già tanti.
Giorgina adora tutto quello che è cucina, cultura legata alla cucina. Entrambe abbiamo vissuto tanto all'estero, per cui siamo abituati ad avere grandi case e a ricevere tanti ospiti, per cui ci dicemmo, sì, una volta che abbiamo finito tutto il progetto di ristrutturazione potremmo anche gestirlo e questo potrebbe diventare per un periodo della vita un nostro lavoro, e così abbiamo fatto. Ognuno ha le sue aree di competenza. Non è il nostro primo paese, abbiamo vissuto, io 30 anni, Giorgina 17, in paesi del terzo mondo. Una delle cose che si impara se vivi questo genere di esperienze è che bisogna essere generosi, sentirsi fortunati, rendersi conto di quale fortuna abbiamo avuto, perché siamo nati per caso nel paese giusto, abbiamo potuto fare studi e poi abbiamo potuto viaggiare, per cui aprire il cuore, gli occhi, la testa a tante realtà. E quindi, come abbiamo fatto un po' in tutti i paesi in cui siamo stati, quando siamo arrivati abbiamo chiesto il permesso, questo è un altro piccolo dettaglio che la gente qui ha apprezzato, di poter aiutare, se c'era l'occasione, se c'erano le situazioni giuste, aiutare quella fascia della popolazione che di solito è un po' a rischio. Siamo persone abituate a interessarci anche a come vivono gli altri, per cui se si può aiutare, si aiuta. Giorgina aiuta qui la condizione delle donne, ad esempio, con figli ma senza mariti, è una condizione difficile, e Giorgina è riuscita a trarre qui alcune organizzazioni che hanno finanziato la costruzione di un laboratorio medico, uno dentistico, poi si occupa delle vecchie signore che circolano intorno al mercato della frutta. Per esempio, io ho lavorato tanto in progetti sociali, per cui per me è importante contribuire. Nel nostro quartiere, ad esempio, c'erano tanti ragazzotti sfaccendati che facevano uso, chi di droghe, chi di questo, chi di quell'altro, che vivevano di espedienti, rubacchiando a destra, a sinistra, e sin dall'inizio io ho comprato, non so, dei trolley, delle carrozze per il trasporto dei bagagli dei turisti in queste stradine, li ho aiutati a presentarsi ai vari alberghetti, ai vari ristoranti che potevano utilizzarli. Abbiamo fissato dei criteri, per cui, non so, il prezzo per la corsa di giorno, di notte, il telefono, la reperibilità, e questo ha permesso negli anni a diverse famiglie di cambiare il loro modo di vivere, per cui non più rubare, ma avere un lavoro che è apprezzato e rispettato da tutti. Mi sono domandata, chissà come sarà vivere in un paese arabo come donna, perché le abitudini sono diverse e il ruolo della donna è anche diverso. Massimo mi diede una bella idea e mi disse: perché non vai da sola in Marocco a provare a sentire l'Islam sulla tua pelle? E io mi trovai benissimo. In realtà sono anche fortunata, perché essendo accompagnata tutto risulta più semplice, e poi non è la prima volta che mi sono confrontata con una cultura diversa, e quindi uscire dagli schemi abituali l'avevo già vissuto e l'avevo già provato, e mi ha aiutato a introdurmi qui e a integrarmi sia con i vicini, con la popolazione locale. Io non so perché a me Marrakech attira così tanto, però devo dire che mi ci sento proprio a casa, e quindi immagino che se ci siano viaggiatori, connazionali che vogliono venire a scoprire il perché noi ci si trovi così bene qui, benvenuti. Il nostro Riad si chiama Les Clos des Arts. Non siamo noi che abbiamo dato il nome a questa struttura, esisteva già e abbiamo pensato semplicemente di mantenerlo e di dargli una spiegazione. Questa era la casa di un venditore di spezie e che commerciava anche in arte, per cui le figlie avevano sviluppato amore per diversi aspetti dell'arte, e quindi da qui il chiostro delle arti, le Clos des Arts significa questo.
E quindi benvenuti, chi ha questa curiosità e questo interesse per la cultura araba, vi aspettiamo. Benvenuti a Riyad Le Clos des Arts.